Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di come ci rilassiamo. Ti piace rilassarti? Sì, mi piace. Penso che rilassarsi sia molto importante. Mi aiuta a sentirmi calmo e felice. Ottimo. Ti farò alcune domande sul tuo modo preferito di rilassarti. Va bene? Certo, Alice. Sono felice di condividere le mie idee con te. Tom, qual è il tuo modo preferito di rilassarti? Il mio modo preferito di rilassarmi è sedermi in un parco tranquillo e leggere un libro. Adoro leggere storie che mi portano in nuovi posti. Sembra bello. Anche a me piacciono i parchi. Perché ti piace leggere nel parco? Mi piace il parco perché è calmo e pacifico. Gli alberi e gli uccelli mi fanno sentire rilassato. Quando leggo, dimentico le mie preoccupazioni. Capisco. Leggere un libro può essere molto rilassante. Che tipo di libri ti piace leggere? Mi piacciono le storie d'avventura e i libri di fantasia. Sono divertenti e mi fanno sognare. Mi piacciono anche i libri sulla natura. I libri sulla natura sono interessanti. A volte leggo poesie o racconti brevi. Sono facili e molto calmanti. Sì, le poesie sono incantevoli, usano parole belle e idee semplici. Mi sento felice quando le leggo. Tom, vai spesso al parco a leggere? Sì, cerco di andare al parco ogni weekend. Prendo il mio libro preferito e mi siedo su una panchina. A volte porto una tazza di tè. Sembra molto piacevole. Anche a me piace visitare il parco nelle giornate di sole. Spesso faccio una passeggiata o mi siedo sull'erba. Camminare nel parco è un buon modo per rilassarsi. L'aria fresca e i suoni della natura mi aiutano a sentirmi calmo. Ascolti musica quando ti rilassi, Tom? A volte sì. Mi piace ascoltare musica soft o suoni naturali, come il canto degli uccelli o il rumore dell'acqua che scorre. Rende il parco ancora più pacifico. Anche a me piace la musica soft. Mi fa sentire molto rilassata. A volte ascolto musica prima di dormire. È una buona idea. La musica può aiutarti a rilassarti e a dimenticare lo stress. Tom, oltre a leggere e ascoltare musica, cos'altro fai per rilassarti? Mi piace anche disegnare e dipingere. Porto il mio blocco da disegno al parco e disegno alberi e fiori. Disegnare sembra molto creativo. A volte mi piace scarabocchiare, ma non sono molto brava a dipingere. Va bene. Non riguarda all'essere perfetti. Si tratta di godersi il momento ed esprimersi. Sono d'accordo. Quando disegno mi sento libera e rilassata. Dimentico i compiti e la mia giornata frenetica. Sì, le attività rilassanti ci aiutano a schiarirci le idee. Mi piace anche scrivere racconti brevi nel mio tempo libero. Scrivere è un bel modo per condividere i propri pensieri. Mi piace tenere un diario e scrivere sulla mia giornata. Mi fa sentire calma. Tenere un diario è una buona abitudine. Ti aiuta a riflettere sui tuoi sentimenti. Tom, ti rilassi a casa qualche volta? Sì, lo faccio. A casa, mi piace sedermi su una sedia comoda e leggere o guardare un film leggero. Mi piace anche preparare una tazza di tè. Adoro una buona tazza di tè. È molto rilassante. A volte faccio un bagno caldo per rilassarmi a casa.
Un bagno caldo è molto piacevole. Aiuta a rilassare i muscoli e ti fa sentire a tuo agio. Mi piace anche trascorrere del tempo nel mio giardino. Annaffio le piante e godo dell'aria fresca. Giardinaggio è un modo meraviglioso per rilassarsi. Ti connette con la natura. Sì, stare nella natura mi fa sempre sentire meglio. Sono felice quando vedo crescere le mie piante. Alice, perché pensi sia importante rilassarsi? Penso che rilassarsi sia importante perché aiuta a ridurre lo stress. Quando ci rilassiamo, ci sentiamo più energici e chiari di mente. Fa bene al nostro corpo e alla nostra mente. Concordo. Quando non mi rilasso, mi sento stanco e a volte un po' triste. Rilassarsi mi aiuta a sorridere ed essere creativo. Sì, un po' di tempo per rilassarsi ogni giorno fa una grande differenza. Cerco di dedicare almeno 30 minuti a rilassarmi dopo le lezioni. È una buona abitudine. Anche io riservo del tempo la sera per fare qualcosa che mi piace. Tom, cosa fai se ti senti molto stressato? Quando mi sento stressato, vado al parco e mi siedo nel mio posto preferito. Faccio respiri profondi e ascolto i suoni della natura. Mi aiuta a calmarmi. La respirazione profonda è molto utile. A volte chiudo gli occhi e respiro lentamente fino a sentirmi meglio. È una buona tecnica. Puoi anche provare a camminare lentamente e schiarirti la mente. Sì, camminare e respirare profondamente mi fa sentire rilassata e al sicuro. Parlo anche con i miei amici quando mi sento stressato. Condividere i miei sentimenti mi aiuta molto. Parlare con un amico è sempre una buona idea. Ti fa sentire meno solo. Alice, hai mai provato la meditazione per rilassarti? Sì, ho provato la meditazione qualche volta. Mi siedo in un posto tranquillo, chiudo gli occhi e mi concentro sul respiro. Mi fa sentire molto calma. Voglio provare anche io la meditazione. Ho sentito dire che è utile per ridurre lo stress e aiutarti a sentirti felice. È molto semplice. Devi solo sederti in silenzio e ascoltare il tuo respiro. Puoi farlo per 5 minuti o anche di più se vuoi. Proverò la meditazione la prossima volta che mi sentirò stressato. Grazie per l'idea. Prego, Tom. Spero che ti aiuti. Alice, pensi che rilassarsi sia diverso per ognuno? Sì, penso di sì. Ognuno ha il proprio modo di rilassarsi. Alcune persone amano leggere, altre ascoltare musica e altre ancora fare esercizio. È vero. Ho un'amica che si rilassa cucinando. Adora provare nuove ricette in cucina. Cucinare può essere molto rilassante e creativo e puoi goderti del buon cibo. Sì, e mio fratello si rilassa giocando ai videogiochi. Dice che lo aiuta a dimenticare i compiti per un po'. I videogiochi possono essere divertenti, ma io preferisco le attività all'aperto. Mi sento più rilassata quando sono nella natura. Concordo. La natura mi fa sempre sentire calmo e felice. Tom, come fai a assicurarti di avere tempo per rilassarti ogni giorno? Cerco di pianificare la mia giornata. Scrivo un programma semplice nel mio quaderno. Includo il tempo per studiare, il tempo per divertirmi e il tempo per rilassarmi. È una buona idea. Anche a me piace pianificare la mia giornata. Quando vedo il mio programma, so quando lavorare e quando rilassarmi. Pianificare mi aiuta a non avere fretta. Quando ho tempo libero, posso leggere o camminare lentamente senza stress. La penso allo stesso modo. Quando la mia giornata è organizzata, sono più rilassata e più produttiva.
Alice, hai qualche hobby rilassante che fai ogni giorno? Sì, ogni mattina dedico 10 minuti a fare stretching e qualche esercizio leggero. Mi fa sentire sveglia e rilassata. È una buona abitudine. A volte faccio esercizi di stretching anche io al mattino. Aiuta a iniziare la giornata con energia. Mi piace anche ascoltare musica soft mentre faccio stretching. Rende l'esercizio più piacevole. Ascoltare musica al mattino è un bel modo per impostare un'atmosfera calma per la giornata. Sì, e la sera mi piace sedermi sul mio balcone e guardare il tramonto. È molto rilassante. Guardare il tramonto è bellissimo. A volte lo faccio anch'io. Mi fa sentire grato per la giornata. Tom, pensi che rilassarsi sia importante per la tua salute? Sì, credo che rilassarsi sia molto importante per una buona salute. Quando ti rilassi, il tuo corpo si sente meglio e la tua mente è chiara. Quando mi rilasso, dormo meglio e mi sento più energico. Lo stress può farti sentire stanco e triste. È vero, cerco di rilassarmi ogni giorno per mantenere il mio corpo e la mia mente in salute. Bevo anche molta acqua e mangio cibo sano. Questo mi aiuta a sentirmi bene e rilassato. Bere acqua e mangiare bene fanno parte di uno stile di vita sano. Ti aiutano a sentirti energico e calmo. Sì, e quando faccio esercizio e mi rilasso, mi sento molto felice. Tom, sono contenta che abbiamo parlato di rilassamento oggi. Ho imparato di più sui tuoi modi preferiti di rilassarti. Sono felice di condividere le mie idee con te, Alice. Penso che rilassarsi sia molto importante per tutti. Sì, ed è bello sapere che entrambi ci piace trascorrere del tempo nella natura, leggere e ascoltare musica. Concordo. Abbiamo molti hobby simili e ci aiutano a sentirci calmi e felici. Cercherò di visitare il parco più spesso e magari unirti per una sessione di lettura. Sarebbe fantastico, Alice. Possiamo condividere i nostri libri preferiti e goderci la tranquillità insieme. Non vedo l'ora, Tom. Grazie per questa bella conversazione sul rilassamento. Grazie a te, Alice. Ho apprezzato il nostro scambio. Ricordati di dedicare del tempo a rilassarti ogni giorno. Sì, lo farò. Buona giornata, Tom. Anche a te, Alice. A presto. Stai. Stai. Tu stai bene? Loro stai a casa oggi. Io stai qui per aiutarti. Rilassiamo. Rilassiamo. Rilassiamo il corpo dopo una lunga giornata. In vacanza, rilassiamo la mente e ci godiamo il momento. Rilassiamo i nostri amici con una serata tranquilla. Rilassarti. Rilassarti. È importante rilassarti dopo una lunga giornata. Puoi ascoltare musica per rilassarti. Un buon libro ti aiuta a rilassarti facilmente. Importante. Importante. È importante studiare ogni giorno. La salute è molto importante. Questo evento è davvero importante per noi. Sentirmi. Sentirmi. Voglio sentirmi felice. A volte è difficile sentirmi motivato. Posso sentirmi stanco dopo una lunga giornata. Calmo. Calmo. Il mare è calmo oggi. Dopo la meditazione, mi sento calmo. È importante rimanere calmo in situazioni difficili. Felice.
Felice. Sono molto felice oggi. La notizia mi rende felice. È bello vedere un sorriso felice. Preferito. Preferito. Il mio libro preferito è molto interessante. La pasta è il mio cibo preferito. Ho un film preferito che guardo sempre. Tranquillo. Tranquillo. Il lago era molto tranquillo. Dopo una lunga giornata, mi sento tranquillo. La musica crea un ambiente tranquillo. Avventura. Avventura. L'avventura inizia al mattino. Ho sempre sognato un'avventura emozionante. L'avventura ci porterà in posti nuovi. Fantasia. Fantasia. La fantasia è importante per la creatività. I bambini usano la fantasia per giocare. La storia è piena di magia e fantasia. Interessanti. Interessanti. Le notizie di oggi sono molto interessanti. Ho trovato un libro interessante da leggere. Le nuove idee possono essere interessanti per tutti. Poesie. Poesie. La poesia è una forma d'arte. Mi piace leggere la poesia ogni sera. La poesia può esprimere profondi sentimenti. Scarabocchiare. Scarabocchiare. Mi piace scarabocchiare durante le riunioni. I bambini amano scarabocchiare con i colori. Puoi scarabocchiare su un foglio di carta. Creativo. Creativo. Lui è molto creativo. Mi piace il suo modo creativo di pensare. Abbiamo bisogno di un approccio creativo al problema. Compiti. Compiti. Devo fare i compiti stasera. I compiti sono importanti per il mio apprendimento. La mia insegnante controlla sempre i compiti. Schiarirci. Schiarirci. Dobbiamo schiarirci le idee. Puoi schiarirci la situazione. È importante schiarirci i dubbi. Sentimenti. Sentimenti. I sentimenti possono essere complicati. Esprimi i tuoi sentimenti con sincerità. I sentimenti cambiano nel tempo. Rilassante. Rilassante. La musica è molto rilassante. Dopo una lunga giornata, un bagno caldo è rilassante. Leggere un libro è un'attività rilassante. Giardinaggio. Giardinaggio. Il giardinaggio è una bella attività. Mi piace il giardinaggio in primavera. Il giardinaggio richiede pazienza e cura. Qual è il modo preferito di Tom per rilassarsi? Cosa fa Tom quando si sente stressato? Qual è il modo preferito di Tom per rilassarsi? Cosa fa Alice per rilassarsi a casa? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente?
Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.